Burda Style marzo 2023. Quali sono i cartamodelli da cucire passo passo? Quali sono le ispirazioni moda per la primavera 2023? Come puoi scegliere il giusto cartamodello sulla tua figura? Troverai ben 7 modelli con la taglia fino alla 48, ma non solo, perché ci saranno tanti suggerimenti per come scegliere il giusto tessuto, mixare il giusto cartamodello, modificare un cartamodello Burda e adattarlo alle tue esigenze. Tutto questo lo troverai nella mia nuova video recensione che inizia tra pochissimi secondi. Pertanto se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Ciao, io sono Sara Poiese, Digital Content Creator. Benvenuto o benvenuta, bentornato o bentornata direttamente qui nel mio canale YouTube. Se fosse la prima volta che stai guardando un mio video qui sul canale, ti invito a guardare in info box, nella descrizione del video qui sotto troverai infatti il mio blog, la mia Academy dedicata ai corsi online, il profilo Instagram, la pagina Facebook e anche lo shop di Amazon, così potrai davvero restare aggiornato su tutte le mie novità facenti parte del mondo dell'handcrafting. Affrontiamo subitissimo il nuovo video Burda Style marzo 2023 e iniziamo proprio con la copertina, questa copertina già in tono glitter brillantinoso e soprattutto dai toni molto freddi e moderni nonché minimalisti. La rivista parte con tutti gli speciali iniziali e si concentra poi sul servizio dedicato al Neon Highlight, per cui ci sono colori neon, colori vivaci, colori accesi, colori che danno energia, ma soprattutto capi geometrici ed energici, come la giacca 128 con questo scollo asimmetrico. Questa giacca, versione decisamente più chic rispetto alla classica giacca biker, la puoi realizzare in Chanel, in bouclé, in jacquard, in tutti quei tessuti anche operati più preziosi che richiedono ovviamente una fodera per completare il progetto, ma che permettono ad un taglio molto mascolino di divenire estremamente dolce e romantico. La confezione poi della cerniera zip laterale conferisce anche alla giacca una certa asimmetria. Perfetta per te se hai una corporatura abbastanza minuta o comunque se magari non sei molto alta, perché questa giacca, essendo tagliata in vita, non insacca la figura. È un modello semplice, poliedrico, da lavorarsi e indossarsi poi veramente con tante diverse tipologie di outfit. L'abito 120, sempre nelle taglie 34-42, taglie tedesche, e infatti ricordo che la taglia 38 Burda corrisponde alla 42 italiana. La taglia 40 Burda corrisponde alla taglia 44 italiana, ma soprattutto, più che la taglia, guarda la tabella delle misure all'interno della rivista e cerca circonferenza, seno, vita, fianchi e trova quella che più si avvicina alla tua taglia. Questa è la scelta migliore, è il consiglio migliore per comprendere la giusta taglia Burda. Ci avevi mai fatto caso? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Tu individui la tua taglia Burda sulla base della tua taglia standard italiana o sulla base delle tue personali misure seno, vita, fianco e da lì poi ricavi la taglia Burda? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Taglia standard o presa a misure personalizzata? Sono davvero curiosa. L'abito 120 lo puoi realizzare in tanti tessuti diversi, dai più sportivi ai più eleganti. Se penso ad un tessuto sportivo, magari estivo, va bene il cotone, ma va bene anche la mussola di cotone. Se voglio un outfit un po' più elegante, allora il raso, la viscosa, il crepe possono essere delle alternative più chic. Questa gonna solitamente non viene foderata e neanche tanto il corpino, però onestamente ti consiglio di foderare il corpino magari con una mussola di cotone o con una fodera leggermente bielastica in modo tale da migliorarne il comfort. Io realizzerei una piccola variante. Questa gonna la puoi portare anche molto lunga se la realizzi per esempio in chiffon. Questo permette allo stesso cartamodello di divenire un cartamodello da cerimonia. Se infatti porti la gonna alla lunghezza della caviglia e scegli un tessuto estremamente elegante come lo chiffon, la seta e il raso, questo modello davvero può trasformarsi. Inoltre, se scegli un tessuto come le paillette nel corpino,
puoi davvero ottenere un modello haute couture. L'abito 110 nelle taglie 36-44 non fa personalmente per me. Mi spiego meglio. È bella la sua linea molto semplice, lineare e al tempo stesso anche asimmetrica data dallo scollo davanti, però a me non piacciono particolarmente questi cappi troppo larghi, troppo destrutturati. Al tempo stesso la lavorazione della manica è molto bella, con questa arricciatura semplice e pulita. Puoi confezionare quest'abito in mussola di cotone, in cotone leggero, ma anche volendo potresti optare per un jersey per ottenere dunque un effetto un pochino più cascante, un pochino più fluido. Puoi onestamente tagliare corto questo abito e trasformarlo in una blusa, come puoi anche farlo molto lungo fino alla caviglia, applicare due belli spacchi importanti fino al ginocchio e trasformarlo in un perfetto abito per l'estate. La felpa 108 è un modello molto sportivo, anche molto giovanile, perfetto da realizzarsi in felpa ma anche in pile, oppure in quelle felpe che hanno il tessuto double, cioè da un lato sono felpa e dall'altro sono pile. Questo progetto te lo consiglio se ti piacciono i capi molto oversize, altrimenti questo stampo non fa per te. Questo modello non può essere in questo caso allungato perché si destruttura eccessivamente. La sua manica raglan però è una manica che conferisce una certa facilità di indosso a qualsiasi tipologia di fisico tu abbia. Puoi rimuovere la tasca frontale se desideri, la scelta del cappuccio però è una scelta vincolante perché è un tutt'uno con il collo. Rivediamo la giacca biker, in questo caso nella variante fucsia, che abbiamo visto all'inizio della rivista. Come puoi ben comprendere, se scegli un tessuto tecnico e magari una cerniera zip a contrasto, puoi ottenere una giacca molto sportiva. Se invece scegli un tessuto Chanel e magari una cerniera zip tono su tono, ottieni un look decisamente più chic, più garbato, più pacato al tempo stesso. È un modello che va bene alle teenager, ma è anche un modello che va bene a chi ha qualche anno in più, perché è comunque un capo molto passepartout che può essere inserito nel tuo guardaroba. Onestamente, se potessi scegliere, ti consiglio di ricavarlo di una taglia di meno. Non, attenzione, perché Burda veste largo, ma perché questo è un modello che veste largo, per cui ti consiglio di prendere la taglia più piccola, ma semplicemente perché a me piace che vesta più in un tono sartoriale. Andiamo invece poi a vedere la gonna 107. La gonna 107 è una gonna chiamata a 6 teli. Mi spiego meglio, perché in realtà qui di teli ce ne sono 7. I primi 3 teli sono i 3 teli davanti, poi ci sono i 3 teli dietro e alla fine ci sarebbe un ultimo telo, il settimo appunto, che è quello frutto dell'arricciatura. Questa gonna sta bene se hai un gluteo piuttosto piatto. C'è chi ha il fianco largo e il gluteo piatto, ebbene questa gonna può fare per te, ma se hai un gluteo molto sporgente te la sconsiglio perché già dà volume l'arricciatura al gluteo stesso. Questa gonna però si può prestare a molteplici modifiche, la puoi realizzare per esempio in similpelle nella zona dell'addome e poi puoi scegliere un tessuto molto più morbido e fluido come lo chiffon, come la seta, come la viscosa e ottenere così una gonna magari non solo fino al polpaccio ma anche fino alla caviglia. Anche qui è una semplice modifica che però ti permette di trasformare drasticamente lo stampo che hai scelto. Puoi realizzarla in tessuti che non richiedono di essere foderati purché questi tessuti siano coprenti. Se vuoi realizzare questa gonna come gonna per l'estate, puoi semplicemente magari farla giusto giusto di una taglia un po' più morbida nella vita e aggiungere un elastichino anziché la cerniera zip invisibile attualmente proposta che si nasconde sul fianco. Questa gonna è abbinata ad un top, il top 122B, l'abbiamo visto in alcuni burda veramente di qualche anno fa, qui andiamo ad almeno a 5-6 anni fa. Il top 122 è molto carino grazie proprio a questo taglio nel centro davanti orizzontale. È un taglio che si effettua dal centro, ragion per cui il corpetto resta tagliato centralmente e che si presta anche a giochi di impatto grafico. Puoi per esempio fare un corpetto da un lato bianco e dall'altro color fluorescente in modo tale da creare proprio una asimmetria. Al tempo stesso questa simil manica a pipistrello o comunque manica piuttosto anche ad aletta in realtà perché fa una sorta di ala in questa posizione, ti permette di avere un capo smanicato con una maggior
delicatezza, il capo è più garbato perché la manica copre maggiormente il punto della spalla. La cerniera zip a vista è opzionale, puoi anche pensare di fare una cerniera zip invisibile. In tal caso ti consiglio di andare a chiudere completamente il corpetto dietro e lasciare solo un'apertura a goccia dietro nel corpino, inserendoci la cerniera zip. O ancora puoi scegliere sempre nel corpino dietro di chiudere tutto il corpino e fare solo una scollatura a goccia che andrai a chiudere con un bottoncino a gioiello. Anche questo modello in realtà si presta a tante varianti. Inoltre, se lo vai a tagliare proprio all'altezza del punto vita, onestamente, puoi andare ad attaccarlo alla gonna precedente e creare un corpino attaccato alla gonna e dunque un abito. Mica male come idea, vero? Abbiamo poi la giacca camicia che è questa 109, che in realtà viene poi anche riproposta nella variante similare 115, ma vediamo intanto la 109. Completamente oversize, con la manica molto cadente, se noti qui è davvero molto cadente la manica, queste lunghezze di maniche in realtà accorciate sono indossabili solo da te che sei alta, magra e che ti piacciono le linee oversize. Se sei alta 1,60 m e hai una taglia 46, passa avanti, perché già dalla 46 in su questo modello secondo me non ti valorizza, non ti mette in risalto le giuste forme del corpo. È un capo anche molto destrutturato che va particolarmente di moda in questo periodo. Giacca camicia 115, perfetta in cotone, in jeans leggero, in tessuto da camice, ma anche in linone, in canappone, si può abbinare al pantalone 125, dunque stessa tipologia di tessuto, puoi anche scegliere un raso di cotone leggermente stretch, puoi scegliere dei tessuti che siano coprenti come il cadì, ma anche volendo un po' elasticizzati, puoi comunque sceglierli anche fermi come tessuti, perché questi due modelli non sono vincolati ad un tessuto stretch. Però puoi scegliere dei tessuti sufficientemente coprenti che non ti richiedano di foderare la giacca camicia. Attenzione alle tasche nella confezione della giacca, attenzione alla lista bottonatura che va fliselinata, attenzione al colletto che va anch'esso fliselinato. Qui come taglia la taglia è regular, dunque non è un capo che veste oversize né un capo che veste troppo stretto. A mio personale parere il pantalone 125 è uno dei pezzi forti di questo numero, perché in fin dei conti è un grande classico che non passerà mai di moda e che lo puoi indossare in cotone per un look molto giornaliero, diurno, daily. Lo puoi indossare in raso, magari con un gioco di raso opaco e raso lucido nel cinturino, se stai cercando un pantalone più elegante. La gonna 112 mi ha sempre tanto appassionato negli anni, ma poi ho imparato a non realizzarla praticamente più. E adesso ti spiego perché. La gonna 112 è molto bella, con alcune piccole modifiche. Se tu fai tutta la lista bottonatura nascosta davanti, quando cammini ottieni proprio queste pieghe dovute dal fatto che la gonna ha dei bottoni lì nascosti. Il fatto che ci sia questo effetto di gonna bottonata davanti è bello, ma attenzione, fai una semplice piccola variante. Quella lista bottonatura, falla, ok, ma falla finta. Metti una cerniera zip invisibile sul fianco e questa lista bottonatura la cuci in modo tale che stia sempre perfettamente chiusa. In questo modo quali plus ottieni? Davanti non si vedrà mai l'intimo che stai indossando nel caso in cui tu ti piegassi o facessi delle movenze che potessero farlo intravedere. Secondo aspetto positivo, montare una zip invisibile è più facile che andare a cucire 10 bottoni con le asole. Terzo aspetto positivo, la gonna veste piatto davanti e quindi non fa bolle o borse. La puoi pertanto realizzare in cotone o anche in jeans, meglio se in un tessuto un po' elasticizzato allora, perché avendo la zip invisibile sul fianco puoi andare a rendere più stretto e più asciutto il fianco. Conoscevi questo trucchetto della lista bottonatura sulla gonna per farla finta? Fammelo sapere qui sotto nei commenti, io lo uso tantissime volte. Proseguiamo nella rivista con la camicia 126A, nelle taglie dalla 36 alla 14 è una camicia molto morbida che in realtà puoi utilizzare anche come abito. Mi spiego meglio. Puoi andare a prendere la parte davanti dello stampo della camicia e portarlo completamente lungo fino alla caviglia. È molto bello questo stampo tagliato al punto vita perché dà proprio un taglio estetico, un taglio di illusione ottica, per cui se ti è possibile mantienilo.
Una volta che hai realizzato questa camicia, che è una semplice camicia con colletto alla coreana, puoi portarla lunga fino alla caviglia e inserire una cintura dello stesso tessuto e hai così realizzato uno chemisier in viscosa, in cupro, che è un tessuto del quale ne ho già parlato anche nel blog. Puoi realizzare questo modello magari in chiffon, in raso, in tutti i tessuti che siano molto leggeri e molto fluenti. Hai le istruzioni per realizzare la gonna e poi passi al servizio Ritorno al futuro con tutti questi colori molto metallici, grigi, minimalisti, futuristici e questo primo abito, il 102. Nell'abito 102, decisamente elegante, abbiamo una manica lavorata a palloncino e tutto un dettaglio a contrasto. La seta qui la farà da padrone su questa tipologia di progetto. Puoi anche realizzarlo in lungo fino alla caviglia per ottenere un bell'abito da cerimonia e l'idea, ti garantisco, ne vale davvero la pena. Quest'abito va foderato assolutamente perché hai bisogno di avere una bella vestibilità in un capo veramente di alta sartoria. Questo abitino, devo essere onesta, rientra assieme al pantalone che abbiamo visto prima tra i miei passepartout di questo numero. L'abito 117 infatti presenta una gonna dotata di due pence dietro semplici, un centro dietro tagliato per mettere la zip, una gonna davanti con due pence in obliqua, molto bella, anche da avere solo come gonna, spezzata, ferma lì. Fai la gonna, ci metti un piccolissimo cinturino da 1 centimetro e hai fatto il tuo modello. Il corpino però è altrettanto bello perché avere la pence nel dietro, tagliata bella dritta, è veramente molto performante sul livello della modellistica e davanti avere questo corpetto sagomato in maniera geometrica conferisce proprio al capo, in questo punto qui, un meraviglioso taglio asimmetrico. Georgette, crepe, cotone leggermente stretch, viscosa o tutti i tessuti per abiti si prestano particolarmente a questa realizzazione che veste leggermente morbida perché come vedi non è particolarmente in risalto la figura della modella e dunque comprendi già dalle foto che questo capo veste un po' morbido. Torno alla gonna che abbiamo visto prima, quella con la lista bottonatura davanti che puoi realizzare anche in similpelle. E torna allo stesso corpetto che abbiamo visto prima, questa volta semplicemente cambiando il colore. Questo ti fa capire come davvero il cambio colore produca degli effetti estremamente mutevoli nella scelta finale del tuo outfit. Al tempo stesso puoi appunto inserire anche qui una zip invisibile. Viene presentato invece come caponuovo lo spolverino 114, bello perché ha una lista bottonatura nascosta, bello anche perché si può realizzare in due colori. Infatti, secondo me, potresti scegliere di realizzare questo spolverino magari in simil pelle oppure in simil daino, in simil dainetto, in tutti quei materiali effetto taglio a vivo che ti permettono di realizzare il capo in modo sfoderato. È un capo che comunque veste abbastanza su misura, non veste molto largo. Tieni conto però che la vestibilità di uno spolverino deve essere ovviamente più morbida rispetto alla vestibilità di un abito a tubino. Questo capo mi piace particolarmente perché io lo farei giusto 10 cm più corto e sarebbe davvero lo spolverino perfetto in tessuto jacquard o anche semplicemente in un pannetto di lana leggero per realizzare uno spolverino da primavera anche appunto in panno di lana perfetto sfoderato nel caso in cui volessi rifinire tutti i margini con lo sbieco. Puoi tenere il collo come lo puoi rimuovere. Il top 121 torna ad avere un comune denominatore, quello della cerniera zip completamente a vista, come hai visto anche nell'altro top. Io non la prediligo particolarmente, preferisco chiudere tutto il top e poi lasciare una parte solo dedicata alla cerniera zip invisibile, magari giusto 20-25 cm, non oltre. Questo capo mi piace perché lo posso facilmente abbinare ad una semplice gonna a tubino. Prendo una gonna a tubino separata, la abbino a questo corpetto e ho ottenuto un bel abbinamento. O ancora, semplicemente, togli tutta questa balza che c'è nella parte finale e attacca il corpetto ad una gonna a tubino. Avrai così realizzato un abito. Questo capo va rigorosamente foderato perché la lavorazione dell'incavo manica va ben rifinita e ti permette di creare un top separato a gonna, un top con baschina o anche un top senza baschina attaccato alla gonna che diventa un abito. La camicia 126B è la stessa bianca che abbiamo visto prima,
pertanto vige la stessa regola. E la shirt invece 116 è un modello che ti consiglio di realizzare in taglia cuci e eventualmente in macchina appunto copertura. Perché? Perché è un modello che ben si presta ad essere lavorato con dei tessuti elasticizzati, jersey di cotone, jersey di viscosa, tutti materiali per l'appunto molto elastici. È bello questo gioco anche della lavorazione sul punto del seno che ti permette di lavorare magari con due colori diversi, una tinta più scura nella parte centrale del corpetto, una tinta più chiara nella parte superiore. I pantaloni 123 mi piacciono veramente tanto e li metto assieme agli altri due miei capi preferiti, il pantalone, come ti avevo detto, e l'abitino bianco, perché questi pantaloni sono davvero dei passepartout se hai un piccolo accorgimento. Questi pantaloni hanno uno spacco che io personalmente non gradisco, pertanto ti basterà tenere chiuso il pantalone, chiudere magari un pochino di più la gamba e ottieni invece un meraviglioso pantalone con il punto vita davanti bello pulito, un cinturino, una tasca e una cerniera a zip invisibile sul fianco che puoi eventualmente sostituire con una cerniera a zip invisibile nel centro dietro. Perfetto in cadì, perfetto in crepe, perfetto anche in pura lana come pantalone da tailleur. Hai poi tutti i modelli, la panoramica dei modelli e hai anche la famosa tabella delle misure. E torno col famoso concetto, ma tu la taglia burda, sai che di default hai una 38 e quindi vai a ricavare direttamente la 38 perché sei una 42 italiana? O guardi qual è la circonferenza seno vita a fianco della taglia 38 e capisci se sei davvero una 38, magari sei una 40, sempre burda? Proseguiamo nello sfoglio della rivista ed eccoci qui alla parte dedicata al servizio New Romance con la giacca 104 nelle taglie 36-44 che è una giacca sportiva in tela della V. Molto comodo questo capo come passepartout per essere messo in valigia ma anche per essere utilizzato nel primo cambio di stagione. Lo potresti realizzare anche un pochino più lungo, potresti osare, perché in questo caso può diventare uno spolverino molto strutturato. Tutte le tasche infatti sono una bella fonte di arricchimento, ma però tutto sommato questo capo si può anche realizzare senza fodera. Un capo amatissimo sicuramente dalle più giovani o da coloro le quali comunque hanno poco seno è la shirt 118. Nelle taglie 36-48 è perfetta se cerchi un progetto da realizzare in viscosa, in jersey, anche in seta purché sia elasticizzata o comunque in tutti quei tessuti molto leggeri che permettono al tessuto di arricciarsi bene. È un modello che segna il punto vita, attenzione con questo fiocco, quindi va bene se hai poco seno e un addome piuttosto piatto, altrimenti evitalo. Molto bella la manica lunga, molto comodo da portarsi sotto un jeans, sotto un leggings o anche, perché no, sotto ad una gonnellina a tubo, però devi sempre avere una lavorazione piuttosto diritta sotto un pantalone dritto o una gonna a tubo, non puoi fare gonne ampie, non ci stanno bene. La gonna 106 invece è un modello che sarebbe molto bello se lo accorciassi, cioè particolarmente interessante e intrigante tutta questa baschina nel punto della vite dell'addome perché crea questo drappeggio veramente molto furbo. A questo punto però la gonna non è né troppo lunga né troppo corta, è quella misura mediana che dice tutto e dice niente. Dal mio punto di vista o la porti lunga fino alla caviglia e allora valorizzi la lavorazione nell'addome o a questo punto la accorci proprio a un dito sotto al ginocchio, in modo tale da conferire comunque ancora maggior risalto alla lavorazione dell'addome. Tutti i tessuti leggeri per gonne, per cui puoi passare dal cotone alla lana al poliestere purché siano leggeri, fluenti e coprenti. Ti ricordi che all'inizio della rivista avevamo scorto assieme l'abito e ti avevo detto che avresti potuto accorciarlo e trasformarlo in una t-shirt? Eccolo qui. Pertanto puoi accorciare il tuo abito, trasformarlo in una magliettina da indossarsi dentro a un pantalone, dentro a una gonna. Molto buona qui come scelta anche la tipologia di tessuto come la mussola o ancora come il lino, dunque con tutti quei tessuti molto molto leggeri e traspiranti. Se noti la t-shirt la puoi abbinare alla gonna che abbiamo visto poc'anzi con tutto il drappeggio in vita e puoi dunque creare un bel mix. Il blusone antivento è un capo che prima o poi dovrò realizzare nel mio guardaroba.
non è flashato dalle mie luci, è proprio la foto così. Perché? Perché questo blouson è un capo veramente comodo quando c'è molto vento, perfetto da realizzarsi magari in tessuti comunque idrorepellenti o comunque tessuti molto leggeri ed estremamente sportivi. È un capo che magari non indosserai tutti i giorni, però è un capo che nel tuo guardaroba fai da te sicuramente prima o poi ci potrebbe stare. L'abito 103 io personalmente lo boccio, ma ti spiego anche perché. Perché è un capo che andrebbe fatto con un tessuto piuttosto trasparente come questo chiffon e quindi avrei il problema di fare una sottoveste. Poi è un capo che io boccio perché ha questa lavorazione di colletto e di arricciatura un po' sullo scollo e anche sul punto vita che mi fa ricordare un capo un pochino vintage, però se a te piace lo stile vintage, questo capo è perfetto per te. A me piace una linea più minimalista, comunque più moderna, come se devo pensare ad un progetto innovativo vorrei qualcosa di moderno e non di vintage, altrimenti io sto sul classico. E questo capo mi ricorda troppo una tematica vintage. Probabilmente sarà anche la scelta del tessuto. Attenzione a realizzarlo magari in tessuti in tinta unita per renderlo più sobrio, o magari assolutamente non scegliere tessuti grossi perché tutta l'arricciatura nel punto vite e nello scollo ha bisogno di essere gestita. Secondo me, infine, se questo capo venisse accorciato e portato al ginocchio, ecco, verrebbe un pochino svecchiato. La maglia 127 è un capo che invece secondo me ha del grandissimo potenziale. È un modello molto facile da fare se lo realizzi in mussola di cotone o anche in certe mussole mistolino. È veramente un capo meraviglioso con una micro accortezza. Taglia la manica e falla corta. Ti assicuro che se fai la manichettina corta hai questo capo molto morbido che puoi indossare anche nelle caldissime giornate estive per proteggere un pochino il corpo dall'escursione termica o comunque dall'elevato valore di calore. I pantaloni 105 li boccio per una ragione: io non amo il pantalone troppo sportivo, solo per questo, altrimenti sono fatti molto bene, hanno questa pensa dietro, questa tasca e la patta davanti che veramente li costruisce in maniera egregia. Per me sono troppo sportivi. Comunque se ti piacciono jeans, tela di cotone, anche velluto a coste possono essere una valida alternativa. Ti ricordi quell'abito che avevamo visto indossato dalla modella con i capelli brizzolati, tutto bianco, con la parte di glitter centrale? Eccolo qui, vedi che cambia la stoffa, cambia tutto. Torna l'abito con lo scollo nel punto vita, in tessuto stampato, ma in versione un pochino più casual. Questo capo veramente, più lo vedo, più probabilmente ci penso che dovrà entrare assieme ai due pantaloni e all'abitino bianco, probabilmente anche questo abito entrerà nella mia to-do list. Ci sono poi tutte le istruzioni e le guide per realizzare anche in questo caso l'abito svasato e poi c'è un masterpiece che è la giacca da smoking. La giacca 129 molto molto ben lavorata, è una giacca che va categoricamente foderata, va fliselinata, va lavorata nelle tasche a filetto, nelle tasche con pattina, va imbastita in tanti punti perché è una giacca strutturata, ma onestamente è un taglio che puoi realizzare in raso, in frescolana da giacche, da confezioni, in crepe di lana, ma anche in crepe di poliestere. È un tessuto che se lo giochi anche con il raso nella sua variante lucida opaca, conferisce estrema femminilità ad un capo comunque piuttosto mascolino come linea e ti insegnano anche come realizzare le tasche con profilo e pattina, nonché un progetto finale dedicato al cucito creativo. In tutto questo, e guarda, secondo me è proprio un segno del destino che torna assolutamente quest'abito che mi piace davvero tanto. Detto ciò, grazie per aver condiviso con me questo nuovo contenuto. Se ti è piaciuto, clicca un bel pollice in su sotto questo video e iscriviti al mio canale per restare sempre sintonizzato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Ciao!